Ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao da Yuri Tufano, The Wolf of Amazon. In questo nuovo video andremo a vedere come costruire una squadra per il proprio successo del self-publishing e quanto è importante andare a creare questa squadra. Ehi, se non l'hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina per non perderti nessuno dei miei nuovi video. Detto questo, ragazzi, signori miei, è molto importante andare a creare un team per il proprio self-publishing. Attenzione, questo non vuol dire che se stai partendo oggi con i tuoi primi libretti, con i tuoi primissimi prodotti digitali su Amazon, tu debba costruire subito il tuo team. Ovviamente devi incominciare a creare il tuo business, quindi cominciare a costruire delle entrate e poi, dopodiché, incomincia a essere importante incominciare a delegare una parte del lavoro. Ok? E ti starai chiedendo probabilmente, sì, ok, hai detto che devo incominciare a crearmi delle entrate, ma quante entrate? Di quante entrate stiamo parlando affinché io possa incominciare a costruire il mio team? E poi vedremo in questo video e in video successivi come e quali figure andare ad inserire nel proprio team. Ma incominciamo a parlare di entrate, quindi vedremo poi anche in video successivi quanti libri ci vogliono per determinare l'entrata che più o meno vi potete aspettare, quanti libri ci vogliono ad esempio per arrivare al mio primo K, ai miei primi 2000 e 10K vendendo libretti su Amazon. Ma quello che è importante per te capire in questo momento è che creare un team, a meno che non hai tanto budget e stai iniziando a creare il business del self-publishing su Amazon con dei fondi, una disponibilità importante di fondi, e quindi io sto attivando una nuova attività e già metto subito dei collaboratori perché sono già un imprenditore scafato, sono già un imprenditore, fa dei business offline, magari ha 5 gelaterie che funzionano, ho i ristoranti, ho già altri business online che funzionano, voglio diversificare, prendo X mila euro, X mila dollari e investo nel business del self-publishing, però non lo faccio in prima persona, modello franchising per esempio, oppure modello investitore. Ma mettiamo il caso che sei una persona normale, stai iniziando da zero il tuo business del self-publishing, non hai il capitale per prendere persone che fin da subito non solo iniziano a lavorare per te, e questo è importante da capire in entrambi i casi, sia che tu abbia il capitale per farlo fin da subito o che tu non ce l'abbia, ok? La persona che lavorerà per te deve essere una persona che in due casi o sa bene come funziona il business del self-publishing, e vedremo tra poco quali criticità ci possono essere tutto questo, oppure non sa per niente il business del self-publishing, e in questo caso si adatta di più a chi parte da zero e quindi non ha il budget per costruire. Quindi hai il budget per costruire, ne hai un po', quindi deleghi completamente il business e tu fai l'investitore, ti servirà un self-publisher navigato, un self-publisher che perlomeno sa quello che sta facendo, perché se non sa quello che sta facendo, chiaramente tu stai investendo. Metti caso che sei un investitore, investi nell'immobiliare, non prenderesti mai come collaboratore una persona che non capisce niente di immobiliare, chiaro? Bene, quindi se sei un investitore stai cercando qualcuno che sa già fare self-publishing, e qui potremmo avere una primissima criticità. Secondo caso, non hai budget, cominci a imparare a fare self-publishing e poi deleghi parti del processo, e qui viene fuori l'importanza del delegare, l'importanza del costruire un team. E qui ti dico in questo video come la penso a riguardo la delega del business del self-publishing, perché ormai sono anni che faccio self-publishing, esattamente da 2018, quindi ho un pochino di esperienza, se mi permetti. Ti dico subito che andare a delegare il business del self-publishing non è così semplice. Perché? Come mai? Ma tu adesso stai facendo un video sulla delega e mi dici che non è semplice delegare. E ti spiego il perché. Perché io vado ad accomunare, a mettere come paragone, portare come paragone il business del self-publishing all'essere un artigiano. I miei studenti privati lo sapranno, magari staranno facendo un sorrisino perché hanno già sentito questa espressione, ma è esattamente quello che penso del business del self-publishing. Il business del self-publishing è un po' un lavoro artigiano. Cosa vuol dire? Perché tu, self-publisher, col tempo acquisirai le competenze, poi non sono delle competenze complicate, ma sono delle competenze specifiche settoriali da self-publisher. Acquisirai queste competenze così settoriali, così specifiche nel business del self-publishing, quindi avrai la profondità di conoscenza nel business del self-publishing. E se non l'hai ancora fatto, clicca subito, immediatamente, sul primo link che trovi qui sotto in basso in descrizione a questo video per accedere a ben oltre 8 ore di corso gratuito sul self-publishing.
Ci vediamo all'interno del corso. Mano a mano che imparerai a fare self-publishing, che acquisirai competenze e conoscenze nell'ambito del business, ti renderai conto che questo business sarà difficilmente delegabile in toto se vuoi guadagnare la maggior parte delle royalties guadagnate, ok? Su Amazon. Questo perché? Perché, e qui torniamo al paragone che ti ho fatto poco fa, questo è un business paragonabile all'artigiano. Perché questo esempio? Immaginatevi l'artigiano che ha la sua bottega, prende il ragazzo a lavorare con lui, ma questo io l'ho visto capitare anche nella piccola azienda che aveva mio padre prima di andare in pensione. Lui aveva una piccola impresa edile. Ricordo quando ero più giovane che lui aveva questi ragazzi che prendeva con sé. Questi ragazzi imparavano e puntualmente quelli più ambiziosi, chiaramente non tutti, ma quelli veramente capaci, quelli bravi, poi prendevano e si aprivano la loro bottega. Ecco perché il business del self-publishing io lo considero lavoro tipo artigiano, perché acquisirete così tanta competenza, così tanta bravura, che se lo fate dal lato investitore sarà difficile, sarà estremamente difficile riuscire a mantenere agganciato un collaboratore che impara a fare un'attività così redditizia, perché self-publishing, ragazzi, è un'attività veramente redditizia, altamente redditizia, al punto che al ragazzo che prenderete come collaboratore converrà veramente effettivi nei panni del collaboratore, pari a fare self-publishing finanziato dall'investitore, se è così bravo che chiaramente non ti basterà più il contributo mensile oppure una percentuale delle royalties. Quanto pagare al proprio collaboratore? Lo vedremo, ok? E vedremo che figure prendere per il proprio business del self-publishing. Ti basta un solo collaboratore per far andare il business del self-publishing. Ma che collaboratore? Vedremo in uno dei prossimi video quali sono gli aspetti delegabili, ma la cosa importante che devi capire in questo video è che sì, devi necessariamente delegare il business del self-publishing in parte, ma non completamente. Quindi, quali sono gli aspetti delegabili del business? Sicuramente non è delegabile, a mio modestissimo parere, a meno che tu non voglia fare l'investitore e dividere 50 e 50 le royalties con la persona che lo sta facendo per te, ma vedrai che questa persona prima o poi dirà: ma perché devo dividere 50 e 50 con te? Adesso io ho il 50% delle royalties, ho guadagnato 50k questo mese, posso farmi tranquillamente il business da solo. Tu hai investito e sei rimasto senza persona, devi riformare un'altra persona, e se tu non sai fare il business devi mandarlo a fare delle coaching, devi farlo formare da qualcun altro e questo costa, e a rotazione ti succederà sempre più spesso. Quindi conviene sempre conoscere il business quando devi incominciare a delegarlo. È possibile delegare qualcosa che non si conosce, quindi devi sapere fare il business, e poi dopodiché incominciare a delegare gli aspetti che si possono delegare, che non ti possono sfuggire di mano nel caso in cui il collaboratore dovesse dire: mi faccio un business da solo. Quali sono gli aspetti quindi delegabili del business? Gli aspetti delegabili del business non sono sicuramente la ricerca delle keyword, o meglio, puoi farti dare una mano per cercare le keyword, ma poi vedrai, adesso magari sei spaventato, non sai benissimo come si fa, vedrai che trovare le keyword diventerà poi uno dei processi più semplici del business. Quindi step 1 del business abbiamo la ricerca delle keyword, che io delegherei parzialmente, non del tutto. Quindi ti cerchi le keyword, ti fai dare una mano, ti suggerisci delle keyword, poi sei tu che decidi su quali argomenti andare a pubblicare questi libretti, questi prodotti digitali. Una parte è sicuramente delegabile una volta stabilito su quale argomento, quindi mettiamo caso che sia ketogenic diet, dieta chetogenica, in italiano, in inglese, francese, tedesco, nella lingua che volete. Una volta stabilito l'argomento, sicuramente sì, delegabile tutta la parte manuale di creazione dei materiali. Cosa vuol dire? Il libro fatto con intelligenza artificiale oppure delegato a una compagnia di scrittura, a un ghostwriter. Quindi il vostro collaboratore, se farà lui libri con intelligenza artificiale, pattuirete un fisso mensile oppure una parte variabile a seconda di quanti contenuti produce, e il vostro collaboratore produrrà i materiali, libri, descrizioni in copy. E se siete all'interno dei percorsi Wii Publishing, vi faccio vedere come andare a guadagnare con l'intelligenza artificiale a costo zero con questi contenuti, se li volete fare voi. Altrimenti con Wii Publishing Program siamo noi a fare tutto per voi, ammesso che non vogliate mettere un collaboratore che vi fa il caricamento solo su KDP ed eventualmente vi controlla di Amazon Ads ogni tanto. Detto questo, libro, descrizione, copertina. Copertina non la farà il vostro collaboratore, a meno che non è un grafico professionista. Se è un grafico professionista, allora potrà fare lui le cover, altrimenti vi rivolgerete a dei grafici. Quanto costano questi grafici? Abbiamo detto più volte, sono dai grafici che costa 100 euro una cover al grafico che costa 10-12 dollari sul Fiverr. Tutti, la maggior parte dei miei studenti che hanno avuto successo con il self-publishing hanno fatto produrre le loro copertine su Fiverr dal grafico che suggeriamo all'interno dei nostri percorsi. Quindi questo che cosa vuol dire? Che il vostro collaboratore
Dopo che ha ricevuto la keyword, produrrà il libro, produrrà la descrizione e produrrà il brief, quindi l'outline, le indicazioni di come dovrà essere la vostra copertina. La consegnerà al grafico, eventualmente si confronterà con voi per vedere se la copertina è fatta bene oppure no. Fatto questo, si tratterà solamente di prendere il materiale, caricarlo su Amazon KDP e questo può farlo tranquillamente il vostro collaboratore. Il collaboratore poi eventualmente sarà lui a programmare manualmente la free promo, mentre sarete voi a gestire il lancio a livello strategico. E le copertine avanti e indietro fino a che il materiale è a posto. Caricate, lanciate e farete il lancio per avere la social proof e dopodiché ci sarà la gestione delle Amazon Ads. Se sarete in grado di insegnare oppure farete formare il vostro collaboratore nella gestione delle Amazon Ads, farà semplicemente queste parti del business, che sono la creazione dei contenuti, ma vi ricordo che la creazione dei contenuti avviene solo una volta di solito, mentre il vero lavoro del self-publisher è quello del mantenimento poi alla fine della gestione 2-3 volte a settimana delle Amazon Ads, vedere come vanno le Amazon Ads, eventualmente aggiustare il video e basta. Quindi questo è quello che io vi consiglio di fare in termini di delega del vostro business. Un collaboratore, un ragazzo, magari un ragazzo giovane, piuttosto che stare online a cazzeggiare con l'intelligenza artificiale, non sa come usare questo strumento, prendetelo all'interno del vostro team. A volte si possono anche pagare tra virgolette con poco, soprattutto all'inizio. Dici, guarda, il mio business è appena partito, però se tu sei bravo, il business lo scaliamo bene, poi prenderai magari una percentuale o al netto o all'ordo delle royalties guadagnate grazie anche al tuo lavoro, ma mantenete sempre il controllo della strategia. Quindi scegliete voi le keyword, scegliete quale bonus andate a mettere, magari furbamente non direte perché avete scelto questo bonus, quindi insegnerete quello che fa comodo a voi nella gestione del business, nella gestione della parte pratica, più noiosa del business, tutta la parte time consuming, tutta la parte che vi toglie via un sacco di tempo. Eliminare le parti che rubano tempo vi libererà da analizzare meglio i competitor, vedere ancora meglio che cosa potete fare in termini di qualità per superare il vostro concorrente che sta vendendo sotto determinato argomento, eccetera, eccetera. Quindi delega, struttura più lean e asciutta possibile, un collaboratore, un grafico esterno che lavora per voi. Se poi volete che noi di WePublishing seguiamo tutto noi per voi, a quel punto non dovrà fare nient'altro che dire scrivi libri su questo argomento e noi faremo tutto per te. Ti daremo il libro, ti daremo la descrizione, ti daremo la copertina già studiata nei minimi dettagli dal mio team e dovrai andare solamente a pubblicare e sarai seguito dai miei coach anche nella gestione delle Amazon Ads. Ok? Bene ragazzi, per questo video su creazione del team e come scalare il self-publishing costruendo un team ci siamo, ci vediamo nel prossimo video.